Buongiorno e benvenuti a riscoprire la Mesopotamia. Proseguiamo con l'analisi delle diverse fasi della storia mesopotamica, così come ci vengono raccontate dagli scavi in Iraq. Se il professor Brusasco, professore di archeologia del vicino Oriente Antico presso l'Università di Genova, ci parlerà del periodo neo-assiro, attorno alla metà del primo millennio a.C., la professoressa Vezzoli, professoressa associata di archeologia e storia dell'arte musulmana presso l'Università di Udine, ci parlerà di un periodo molto più vicino a noi, il periodo ottomano, in un arco temporale compreso tra il XVI e gli inizi del XX secolo d.C. Buon ascolto. Prima di iniziare l'indagine archeologica nel sito di Tel Abdulaziz a Kevala, abbiamo effettuato una ricognizione di alcuni siti per decidere quello che si doveva scavare. Abbiamo in particolare esaminato il sito di Tel Maltai, che si trova nel centro di Dohuk, un tel molto importante che spazia dalla preistoria all'età islamica, con una fase anche neo-assira, che tuttavia risulta troppo interessato dalla vicina presenza di abitazioni moderne per essere scavato in maniera adeguata. Inoltre il declivio del tel è molto ripido, per cui un'indagine archeologica risultava difficile. Abbiamo quindi esaminato il sito di Shindoka, la Mitannica Shidui, ubicato nel centro di Dohuk, che vanta delle sculture mitanniche molto belle, interessanti, anche delle tombe partiche, ma che tuttavia si trova anch'esso nella zona centrale della città ed è interessato da costruzioni di abitazioni moderne. Infine il sito di Tel Balyoz, che è fuori Dohuk, nella campagna circostante, un sito enorme con un grande tel che spazia anche qua dalla preistoria a un'età islamica, con tuttavia una forte presenza ellenistica, ma noi eravamo interessati più agli strati, al periodo neo-assiro, e quindi abbiamo scartato anche questo sito molto importante. E Tel Sumel abbiamo anche analizzato, che si trova nel centro della cittadina di Sumel, vicino a Dohuk, un sito anche neo-assiro interessante, ma purtroppo circondato da infrastrutture moderne e abitazioni, per cui abbiamo optato per lo scavo di Kevala. Il periodo neo-assiro è certamente quello più noto, più famoso della storia assira, perché si sviluppa dal IX secolo a.C. al 612 a.C., quando cadrà l'ultima capitale assira, Ninive, presa dai Medi di Ciassare e dai babilonesi di Nabopolassar. L'ultimo re assiro, Shamshar-Ishkum, morirà e avrà fine quindi quello che è essenzialmente il primo impero universale della storia, prima di quello achemedide. Infatti già dal IX secolo, con sovrani come Assurnazirpal II, che ha regnato intorno all'880 a.C., e suo figlio Salmanassar III, la Siria riprende il controllo nel Levante, conquistando quelli che erano stati gli stati aramaici e neoititi, e quindi ampliando le sue province, creando un sistema imperiale vero e proprio che si estendeva al massimo del suo splendore, poi con i successivi sovrani Essaraddon e Assurbanipal, che hanno regnato nel VII secolo a.C., dall'Elam, quindi dal confine iraniano, sino all'Egitto, sino a Tebe addirittura. Questo impero, questa macchina così articolata, così complessa, era basata su un'organizzazione statale, imperiale, economica molto ben centralizzata, e aveva la caratteristica di avere una struttura sociale, ovviamente piramidale, concentrata in capitali che erano di estrema importanza per mantenere questo sistema di organizzazione militare, commerciale e politico. Quindi i sovrani più importanti, gli imperatori più importanti assiri, come Assurnazirpal, Sargon e anche Sennacherib, hanno creato delle capitali che potessero legittimare il loro ruolo imperiale, la loro forza, la loro grande capacità politica. Capitali meravigliose come Nimrud, che si trova a 20 km a sud-est di Mosul Ninive, l'antica Kalku, come la città di Khorsabad, che si trova invece a nord di Mosul Ninive, conosciuta come Dur-Sharrukin, fondata invece dal re assiro Sargon II intorno al 706 a.C.,
e infine Ninive, la città che è stata rifondata da Sennacherib nel 704 a.C. Sono città enormi, mai viste prima come estensione. Ninive 750 ettari, centinaia di migliaia di abitanti, Nimrud 350 ettari, fortificate con delle acropoli imponenti sulle quali si trovavano quelli che erano i centri del potere assiro, i famosi palazzi, le regge assire, le quali hanno tutte una conformazione abbastanza simile, che per certi aspetti è diversa rispetto alle regge che troviamo nella prima capitale invece, che era Assur, che rimane comunque una capitale religiosa in questo periodo neoassiro. Queste regge hanno questo elemento caratteristico, cioè sono intanto costruite intorno a cortili e sale monumentali del trono, chiamate queste aree bitanu, da bit casa, area residenziale o di cerimonia, e babanu, porta, la parte di amministrativa di entrata. Sono queste aree decorate tutte da ortostati di alabastro di Mossul, un gesso molto fragile che si presta bene a essere istoriato, che veniva cavato dalle montagne vicine a Mossul, e appunto queste lastre, questi ortostati venivano applicati alla base dei muri in mattoni crudi di queste stanze del trono enormi, di questi cortili, ed erano niente meno che le scene figurate, lastra dopo lastra, perché venivano accostate, fotogramma dopo fotogramma, quasi di una sequenza cinematografica di un racconto che si focalizzava sulle res geste, le imprese belliche, cioè dei sovrani. Quindi vedremmo le raffigurazioni per immagini in sequenza temporale di assedi, deportazioni, elementi rituali, costruzioni anche di lamassu, di torialati, cioè tutto quello che era la macchina imperiale assira veniva messo in scena con raffigurazioni che sono quelle che caratterizzano il rilievo storico narrativo assiro, che è storico per raffigura fatti storici, è narrativo perché li narra scena dopo scena, ed è continuo perché queste scene si susseguono una dopo l'altra come un racconto, come in un film. Queste hanno una valenza propagandistica e suggeriscono l'ideologia assira. Noi sappiamo che il re assiro, Sharru, è una figura particolare, è un delegato del dio Assur, è il suo sacerdote più importante, e quindi ha una figura di grande potere, di grande carisma e autorità, che veramente può assumere i titoli che una volta erano solo onorifici, ma adesso con l'impero assiro diventano titoli reali, di re delle quattro parti del mondo, di re della totalità, di re forte, Sharrundannum, eccetera, perché hanno conquistato un territorio, un impero senza pari. Questa struttura, questa macchina bellica, politica, militare, civile, che costruisce anche acquedotti, bonifica terre, porta l'acqua a Ninive, in altri centri anche, non sarebbe stata possibile senza un'ideologia di sostegno. Questa ideologia, raffigurata nei rilievi e raccontata nelle iscrizioni annalistiche dei re assiri in cuneiforme, vedeva la Siria come centro del mondo, il paese ordinato e civile, e la periferia da conquistare come terra incivile, disordinata e caotica, per cui il re assiro agisce sempre per mandato divino, in una guerra santa che vuole il dio Assur, per conquistare la periferia e strapparla al caos, restituendola a quella che è l'ordine dell'impero assiro, che tutto controlla in maniera razionale, sicura e diremmo organizzata. Questa ideologia, che fa riferimento alla guerra santa e giustifica quindi le guerre, le vittorie e i combattimenti annuali, è impregnata di propaganda e si trova sui rilievi assiri nei testi analistici di queste capitali di cui ho parlato. E in questo periodo proprio il re assiro diviene il vero protagonista della politica internazionale, non più il primus inter pares, come era nell'età paleoassira, il primo tra gli eguali, ma veramente il capo supremo dell'esercito, della politica. E il re assiro agisce per volere del dio e consulta sempre gli oracoli prima di ogni guerra, di ogni impresa civile, per sapere se sono propizi a guerre, a costruzioni, a ogni evento civile o militare che sia. Kevala in lingua locale vuol dire felice, nel quartiere dell'area nord-occidentale di Douk, nel Kurdistan iracheno. Il nome anche di Tel Abdulaziz, dato dai locali,
in ricordo al famoso santo venerabile musulmano che è stato sepolto proprio sul Tel, sulla collina archeologica del nostro sito, in un'epoca abbastanza recente, e il sito viene chiamato anche Hajj Hassani. Nel 1978 c'era un primo esodo di abitanti curdi per via di ritorsioni del governo iracheno, e negli anni 90-2000 sono iniziate le costruzioni delle case moderne, quindi è stata rioccupata l'area. Tuttavia la città che stiamo scavando ha un'area abbastanza grande di 10 ettari, libera da abitazioni, quindi molto ben fruibile a livello archeologico, con un tel sul lato sud alto più o meno 20 metri e di 150 metri per 100, più o meno di un ettaro. Questo sito si affaccia proprio di fronte al Jebel Kuperash, alle montagne del Kuperash, le montagne nera, da cui vengono prese le pietre, quindi una buona cava di pietre, ed è anche lambito sul lato orientale da un wadi, che era un antico fiume, probabilmente carsico, che derivava proprio da questi monti che sono il piedemonte dello Zagros, ovviamente, quindi in un'area strategica, vedremo anche in età neoassira soprattutto. La nostra analisi è partita da una ricognizione di Tel Abdulaziz Kevala effettuata sul Tel. Abbiamo messo in evidenza queste tombe, raccolto la ceramica, queste tombe che sono a cista in pietra di forma ellittica o subcircolare, di età recente moderna, ma anche alcune sembrano, giudicate dalla ceramica, di età antico-islamica. Soltanto lo scavo di alcune di esse nel prossimo anno o campagna di scavo chiarirà i dubbi circa la loro datazione. Queste tombe si estendono sul Tel e sul lato sud-occidentale del Tel, mentre invece il nostro lavoro si è concentrato in 2 trincee di scavo, Operation 1 e Operation 2, ubicate la prima, Operation 1, proprio ai piedi della collina archeologica del Tel, sul lato sudorientale. Abbiamo seguito una serie di pietre molto grandi, anche di 1 metro di lunghezza per circa 50 centimetri di larghezza, che appunto sembravano interessanti. Abbiamo quindi praticato una trincea di scavo di 5 metri per 3 intorno a queste linee di mura e abbiamo scavato 4 fasi più o meno per 1 metro e mezzo di profondità. E in queste 4 fasi è venuto fuori, nella parte più sommitale, nelle prime 2 fasi, un imponente muro di età islamica formato da 2 murature, una esterna di blocchi, come dicevo, enormi di 1 metro per 50 centimetri, con un muro più interno a 50 centimetri di distanza di pietre più piccole, 50 centimetri per 30, il tutto riempito in mezzo alle 2 murature da blocchi ancora più piccoli. Queste pietre probabilmente provenivano dal Kuperash, dai monti vicini. Questo muro nell'insieme è largo 1,50 metri, quindi 1,5 metri, e probabilmente era la base di una fondazione di un muro in mattoni crudi, e doveva essere il recinto, la recinzione del cimitero islamico, anche perché ha una forma vagamente ellittica da nord-est a sud-ovest, quasi a cingere e a proteggere il cimitero che si trova invece proprio sulla sommità del Tel. Il muro invece è alla base. Abbiamo trovato però già in questi primi strati degli elementi interessanti, come della ceramica Ninive 5, che rimonta a un periodo antichissimo della storia della Mesopotamia, la prima metà del III millennio a.C., quindi siamo nel bronzo antico, una ceramica colorata, bellissima, scoperta per la prima volta a Ninive, nel famoso livello 5 della capitale assira di Ninive, e questo ci ha fatto pensare che quindi il sito era occupato almeno sin dal periodo del bronzo antico, del Ninive 5. Proseguendo poi nello scavo, sotto questo muro islamico moderno di recinzione del cimitero, abbiamo trovato invece una struttura interessante, un edificio con 2 muri paralleli, uno dei quali correva sotto il muro islamico, anche se in maniera più rettilinea, con pietre più piccole di 30-40 centimetri, che formavano un ambiente, una specie di stanza abbastanza stretta di 1,5 metri per 3 metri, con una pavimentazione in terra battuta e
in cocci e in un altro lato solo terra battuta. La ceramica rinvenuta in questo strato, in questa terza fase, quindi sotto il muro islamico, è già neoassira. Abbiamo delle coppe molto sottili tipo eggshell, altre giare non molto grandi, e quindi la datazione è al periodo neoassiro, anche se ci sono dei cocci intrusivi, come dicevo, Ninive 5, ma anche cocci intrusivi di età paleoassira della prima metà del secondo millennio, intorno al 1800 a.C. Però il periodo è appunto già appartenente agli Assiri, siamo nell'ottavo, settimo secolo a.C. e quindi abbiamo uno stanziamento già che poteva essere un edificio che gli scavi del prossimo anno dovranno chiarire nella sua estensione. Nel sondaggio invece che abbiamo effettuato vicino all'Operation 1, cioè Operation 2, a 10 metri a sud-est, a mezza costa del Tell, abbiamo messo in luce sulla superficie due strutture che ricordano delle camere di forma subrettangolare, in pietra sempre, che insistono su un muro sottostante centrale, con pietre più piccole, più o meno di 30 centimetri, che sulla sezione dello scavo di 5 metri per 3, quindi sulla sezione orientale, girava a L, quindi con un angolo a gomito, a formare due stanze, due ambienti, in cui abbiamo trovato pestelli, dei mortai, quindi tracce di attività lavorative domestiche, quindi probabilmente una casa o qualcosa del genere, con dei pavimenti di battuto con dei cocci di ceramica. Qui siamo già in fase neoassira e questo edificio si è modificato ancora più anticamente in un'altra fase, la fase 3, ancora al di sotto di quella 2, con una morfologia diversa, sempre in pietra. Queste pietre probabilmente erano fondazioni di muri in mattoni cotti e crudi che abbiamo trovato anche come elementi sparsi nel terreno. La pianta cambia più in profondità, questo edificio neoassiro diventa un edificio a due ambienti però orientati verso oriente, quindi con un orientamento diverso, con un poderoso muro centrale che è quello che si vedeva già nel livello superiore e una serie di altre murature in pietra che formano appunto questi due losci, numero 1 e numero 2, in cui ci sono tracce di ceramiche neoassire e anche però del bronzo medio. Questo edificio ancora al di sotto si è trasformato, cioè abbiamo una struttura con pietre molto più grandi nell'ultima fase, con pietre molto grandi di 50 cm per 50 che sono sistemate a formare una serie di ambienti che ricordano un corridoio lungo 5 metri per 1,5 metri e due stanze nella parte scavata di più o meno 4 metri quadri ciascuna. Vicino a queste stanze abbiamo trovato anche un cardine, poi abbiamo trovato dei mortai, dei pestelli, delle selci, delle ossidiane, quindi attrezzi da lavoro che fanno pensare a un'attività domestica per quanto riguarda questi ambienti della fase neoassira più antica. E inoltre abbiamo trovato, molto interessante, nell'ambiente 2, vicino alla sezione orientale dello scavo, una grande giara di 40 centimetri aperta, svasata, coperta da un grande piatto con all'interno alcuni vasi interi, vasi di ceramica che sono tipo bottiglie neoassire dell'VIII-VII secolo, che ricordano contenitori per unguenti, quindi unguentari e sostanze simili, quindi testimoniano la presenza di una famiglia agiata, oppure anche per la monumentalità dei muri possiamo ipotizzare la presenza di un palazzo provinciale ubicato in questa zona importante di Dohuk, che vedremo essere un luogo di crocevia commerciale e militare di notevole interesse. Ecco, questi vasi all'interno avevano, in particolare uno, anche alcuni vaghi di collana, di lapislazzuli. Uno ne avevamo trovato anche nella Operation 1, che sono di una forma di 2 cm di altezza, di periodo neoassiro. Si confrontano alcuni vaghi di collana rinvenuti a Nimrud, nella capitale assira del IX secolo a.C. Quindi ci permettono di datare in questa fase più antica anche al IX-VIII secolo dell'età neoassira. Quindi questa struttura,
un palazzo, una casa importante ubicate in questo sito, che a livello geografico ha un interesse pregnante, perché, ci lo dicono i testi, passavano le strade assire più importanti verso le montagne dello Zagros, e quindi poteva essere Tel Abdulaziz Kevara un avamposto commerciale militare per le spedizioni assire in area orientale, in area montuosa dell'Iran, degli Zagros, da dove gli assiri prendevano a livello commerciale anche come bottini cavalli, ma anche metalli importanti, legno e altri materiali primari per la loro economia. Quindi un sito di enorme importanza che sappiamo già, abbiamo evidenza di ceramica, come dicevo, del bronzo medio, e si è stato occupato anche in età paleoassira. In effetti proprio quest'area della Mesopotamia a est del Tigri, che ora sta venendo sempre più alla luce anche con gli scavi dell'Università di Udine a Tel Gomel, ecco, è un avamposto già del regno di Shamshi-Adad I, che è il sovrano amorreo, che poi verrà considerato comunque il fondatore del primo impero assiro, dell'impero paleoassiro, intorno al 1780-1800 a.C. Quindi quest'area rientra in questo impero, e poi susseguentemente, e noi abbiamo testimonianze nei nostri scavi anche di ceramica medio-assira, verrà inglobata quest'area prima dai Mitanni e poi dall'impero medio-assiro, che si sviluppa dal XIV al X secolo a.C. E poi abbiamo la fase neoassira, che è molto importante perché questa area a est del Tigri era probabilmente divisa in diverse province, alcuni sostengono 3 province neoassire, e quindi è possibile che Kevala, Tel Abdulaziz fosse parte di una di queste province sul Limen, sul confine orientale verso i paesi iranici. È un sito di grande interesse che ci ripromettiamo di indagare meglio nei prossimi anni per capire l'estensione di questo monumentale edificio, probabilmente palazziale o casa importante, anche la dinamica della sua cronologia. Abbiamo anche effettuato, per concludere, una ricognizione geomagnetica nella parte bassa della città con una prospezione di 100 metri per cento usando un magnetometro, e abbiamo analizzato i dati rinvenendo una struttura molto interessante della città bassa, una griglia di strade non soltanto a tessuto ortogonale, ma anche strade che sono ellittiche, semicircolari, come era comune anche nelle città orientali, anche assire, che connettevano, la cosa più importante, diversi monumenti, diverse strutture e edifici che abbiamo individuato sottoterra, che andranno scavati nelle prossime campagne. Quindi un sito promettente che deve essere ancora indagato in maniera più esaustiva. Passiamo quindi al periodo ottomano, di cui ci parlerà la professoressa Vezzoli. La regione del Kurdistan iracheno, e nello specifico l'area che è compresa tra Mosul e la catena dello Zagros, ha avuto un ruolo importante nell'economia agricola per tutto il periodo islamico. Dopo la conquista araba del VII secolo, questa zona riprese il suo ruolo storico di granaio dell'impero, sviluppandosi insieme alla città di Mosul, che resta nel corso dei secoli il centro principale dal punto di vista politico e amministrativo. Durante il califfato abbasside, l'agricoltura di quest'area resta fondamentale per sostenere la crescita di tutto l'Iraq, grazie anche allo sviluppo di importanti città come Kufa, Basra, la nuova capitale Baghdad, Samarra e così via. Un periodo di crisi sia economica che demografica, sia a seguito dell'invasione mongola del XIII secolo e poi di quella timuride del XV, e sarà solo con l'arrivo dell'impero ottomano agli inizi del XVI secolo che inizierà in quest'area un periodo di rinascita caratterizzato da investimenti di vario genere e un aumento della produzione agricola. La regione del Kurdistan fu annessa all'impero ottomano dagli inizi del XVI secolo. Da questo momento fino al XVIII questa zona è una zona di confine tra l'impero ottomano e l'impero safavide ad est. I due confini erano spesso incerti a causa dei continui scontri tra questi due potenze. Inoltre la regione è stata per secoli controllata anche dalle potenze curde coalizzate in Emirati, che in base ai loro interessi hanno sostenuto uno o l'altro impero e che poi sono comunque riuscite a raggiungere una certa autonomia nel controllo del territorio.
Oltre al ruolo agricolo, documentato dall'evidenza archeologica come la presenza di villaggi, mulini e altre infrastrutture, e documentato anche da quella scritta, come ad esempio i registri di tassazione dell'impero ottomano, questa regione era poi anche attraversata da importanti vie di comunicazioni che si diramavano in direzione sud-nord e est-ovest e viceversa, e possiamo dire che su queste strade le azioni militari si incrociavano poi con le attività commerciali, per cui mercanti, pellegrini ed eserciti viaggiavano lungo le stesse rotte. Le strade che partivano da Baghdad in direzione di Mosul, proseguendo poi verso Diyarbakir ed infine Aleppo, erano caratterizzate dalla presenza di stazioni, caravanserragli, fortezze che appunto sostenevano i viaggiatori e i mercanti che attraversavano queste regioni. Ed è proprio nel quadro dello studio di quelle che sono le rotte commerciali e le stazioni di appoggio ai viaggiatori che si inserisce il progetto che sto seguendo nella regione del Kurdistan iracheno sul sito di Bajera. Nonostante la sua importanza nella storia della regione nel corso del periodo islamico, quest'area è stata per varie ragioni trascurata dalla ricerca archeologica. Alcune eccezioni riguardano le attività sul campo che sono state portate avanti nel corso di diversi progetti di salvataggio in occasione ad esempio della costruzione della diga di Mosul, ma le pubblicazioni relative al periodo islamico sono generalmente limitate. Non bisogna poi dimenticare che l'area che corrisponde alla odierna regione del Kurdistan è rimasta per molti anni inaccessibile alla ricerca archeologica per le vicende tragiche che hanno colpito questa regione dagli anni '80. Con l'istituzione della regione autonoma del Kurdistan iracheno, la ricerca sul campo ha aperto un nuovo capitolo e soprattutto nell'ultimo decennio sono stati avviati diversi progetti, alcuni dei quali dedicati allo studio dell'occupazione umana sul lungo periodo e che quindi hanno incluso e hanno interessato anche i periodi più recenti, quindi anche il periodo islamico. Tra questi cito il progetto sempre dell'Università degli Studi di Udine, progetto archeologico regionale Terra di Ninive. Nonostante i lavori di ricognizione che hanno appunto interessato anche periodi più tardi, gli scavi del periodo islamico restano ancora molto limitati. Anche in questo senso però ci sono dei nuovi progetti che stanno permettendo di ottenere nuove informazioni su questi periodi più recenti e che sono svolti in collaborazione con la direzione delle antichità e del patrimonio della regione del Kurdistan iracheno. Tra questi il Tel Zed Archaeological Project dell'Università Ca' Foscari di Venezia e appunto il progetto di Bajera Archaeological Project, di cui sono direttrice scientifica dell'Università degli Studi di Udine. Sta emergendo quindi un nuovo quadro sulla storia dell'occupazione della regione nel corso del periodo ottomano. Nel 2023 è stato avviato un progetto di ricerca archeologica dall'Università di Udine in collaborazione con la Direzione delle Antichità e del Patrimonio della regione del Kurdistan iracheno, in particolare con la città di Dohuk e il direttore della direzione di Dohuk, quindi il dottor Bekas Hassan, presso il sito di Bajera che si trova sulla sponda orientale del Nahr al-Khazer nel distretto di Acre, a poca distanza dalla catena montuosa dello Zagros. Il sito è in parte occupato da un edificio parzialmente conservato che avrebbe avuto un ruolo nel sistema di comunicazione della regione durante il tardo periodo islamico, fungendo quindi come una stazione di supporto ai viaggiatori che passavano in quest'area. L'obiettivo principale del progetto è proprio quello di ricostruire il funzionamento di questa struttura, la sua cultura materiale e la relazione dell'edificio con altri resti archeologici identificati nell'insediamento, ma anche con il paesaggio circostante, al fine di ottenere nuove informazioni sulla gestione del territorio, sulla protezione di questa regione ai confini dell'impero ottomano, che sinora è stata poco indagata dalla ricerca archeologica.
Sebbene strutture di accoglienza di questo tipo siano state studiate in dettaglio in altri contesti cronologici e geografici, penso ad esempio agli studi sui caravanserragli medievali della regione del Levante e del Medio Oriente o alle stazioni di epoca ottomana lungo la via del pellegrinaggio, quindi lungo la via verso la Mecca, quest'area dell'Iraq settentrionale non è stata sinora oggetto di indagine, di studi approfonditi. Esistono dei progetti di studio, di valorizzazione riguardanti alcuni caravanserragli, principalmente in contesto urbano, ma non è stata sinora condotta alcuna ricerca archeologica per determinare come queste strutture funzionassero, chi vi trovasse alloggio e quale fosse poi il loro ruolo nella gestione dei commerci, ma anche dei confini e delle risorse del territorio durante il tardo periodo islamico. Tuttavia, diverse evidenze confermano la presenza di questa tipologia di strutture nella regione nel periodo islamico e anche le fonti scritte confermano dell'esistenza e della presenza di questi spazi che accoglievano i viaggiatori. Da un punto di vista della progettazione di questi spazi nel periodo ottomano, quello che emerge è che l'impero in qualche modo delegasse la costruzione delle basi per la protezione dei confini e la costruzione delle strade ai capi locali, senza fornire nessun supporto finanziario né indicazioni specifiche su come realizzarle. E infatti, se osserviamo le evidenze presenti nel territorio, notiamo un'assoluta mancanza di regolarità e continuità nelle tipologie delle costruzioni in termini anche di tecniche di costruzione, di materiali utilizzati, mentre invece si assiste ad un quadro più omogeneo per quello che riguarda i centri urbani, dove invece c'è una strategia organizzativa che viene probabilmente dal centro dell'impero. Le attività archeologiche sul sito di Bajera sono iniziate nel 2023. Il primo obiettivo è stato quello di portare avanti una ricognizione di superficie su tutta l'area dell'insediamento attraverso la raccolta di materiali di superficie che ha permesso di accertare un'occupazione durante il tardo periodo islamico, quindi dal XVI agli inizi del XX secolo. Questo era previsto data anche la presenza della struttura principale, e poi di evidenziare comunque una lunga occupazione su tutto il periodo islamico, certamente con una presenza importante nel primo periodo islamico tra VII e X secolo e in misura minore nel periodo medio islamico, quindi tra XI e XV secolo. Sinora le indagini si sono focalizzate principalmente sullo studio della struttura conservata in elevato. L'edificio ha una pianta quadrangolare irregolare, è dotato di 4 contrafforti angolari e 2 contrafforti semicircolari che si trovano sui lati meridionale e occidentale. Questo perché il lato settentrionale non si è conservato e il lato orientale è parzialmente distrutto. La grandezza del caravanserraglio corrisponde nel lato meridionale a una lunghezza di 34 metri, mentre invece il lato occidentale misura circa 27 metri. Dicevamo, il lato est è parzialmente distrutto ed ha una forma particolare proprio perché il contrafforte sudorientale non risulta allineato con quello nordorientale e quindi la porzione di muratura piega verso ovest, effettuando una sorta di svolta verso quindi l'interno della struttura. Quest'area è stata oggetto di scavo nel 2024 proprio per capire le ragioni di questo cambio di direzione e per confermare o meno la presenza dell'ingresso, che sinora non è stata ancora identificata. Quello che è apparso è che già nella pianificazione del Khan era presente questo cambio di direzione, ma solo la continuazione degli scavi permetterà poi di comprendere meglio le ragioni di questa anomalia e di comprendere se il lato orientale è quello in cui l'ingresso è situato. Quindi sinora non abbiamo tracce di quello che è l'ingresso e l'accesso alla struttura del caravanserraglio.
Tutto lo spazio interno è caratterizzato dalla presenza di un importante crollo e quindi allo stato attuale è difficile comprendere se l'edificio avesse più piani. Tuttavia alcune osservazioni fatte nel corso delle indagini delle missioni precedenti ci permettono di suggerire la presenza di una possibile copertura e quindi la presenza di un secondo piano. L'obiettivo delle prossime missioni è proprio quello di comprendere la struttura al suo interno e identificare i vari ambienti e la presenza di più piani. Per quanto riguarda le tecniche di costruzione e i materiali, osserviamo una omogeneità su tutto quello che è il perimetro della struttura. La muratura è organizzata in filari regolari attraverso appunto delle bancate orizzontali. Le pietre utilizzate sono pietre di medie e piccole dimensioni legate con malta. Dall'osservazione preliminare sembra che la struttura sia stata eseguita in una singola fase di costruzione, con forse dei piccoli interventi successivi. Sulla base delle analisi preliminari effettuate sinora emerge chiaramente la mancanza di elementi difensivi precisi. La costruzione di una struttura robusta in una posizione così prominente, quindi che domina la valle e i territori circostanti, sembra quindi essere compatibile con la funzione di stazione o di caravanserraglio. Per quanto riguarda la datazione, siamo ancora ad una fase preliminare per cui possiamo portare solo alcune ipotesi sulla base di alcune somiglianze nelle tecniche di costruzione con mulini studiati nella regione e nello specifico nell'area del Wadi Bandawai dalla professoressa Tonghini dell'Università Ca' Foscari di Venezia. È possibile una datazione al primo periodo ottomano, quindi al XVI secolo. Dati più precisi però emergeranno anche dallo studio e dall'analisi delle malte della struttura che sono attualmente in corso di studio dal Centro di Ricerca, Studio e Conservazione dei Beni Archeologici, Architettonici e Storico-Artistici dell'Università di Padova. Il sito di Bajera non è solamente la struttura, la stazione di accoglienza ai viaggiatori, ma presenta anche altre evidenze archeologiche situate nell'area dell'insediamento, la cui però relazione con la struttura principale non è ancora pienamente chiara e solo la continuazione degli scavi permetterà di comprendere. Una serie di recinti, ambienti, tutti crollati, generalmente di forma quadrangolare, sono documentati e visibili anche dalle immagini satellitari. Sono strutture adiacenti una all'altra e anche adiacenti al Khan, con delle tecniche costruttive diverse rispetto a quelle della struttura principale, sempre l'utilizzo di pietre locali disponibili in loco, in alcuni casi spaccate sul lato e legate però con malta di terra. Nel 2023 abbiamo parzialmente scavato una di queste strutture, il sondaggio 1, che ha restituito un terminus postquem al tardo periodo ottomano, tra il XVIII e gli inizi del XX secolo. È dunque possibile che queste strutture testimonino uno sfruttamento dell'insediamento successivo alla funzione di stazione, forse per scopi agropastorali, ma solo la continuazione delle indagini apporterà delle risposte più precise. Infine, all'estremo dell'insediamento, verso est, abbiamo identificato anche un cimitero molto semplice, caratterizzato da pietre oblunghe parzialmente interrate e rivolte verso est. Secondo le pratiche funerarie islamiche, il defunto era sepolto sul lato, con il volto rivolto verso la Mecca, quindi il cimitero riprende queste caratteristiche. Sono state identificate delle strutture più complesse di forma rettangolare, costruite con pietre non lavorate e non legate con malta. A questa fase degli studi è difficile determinare se il cimitero fosse in uso durante lo sfruttamento della stazione o più tardi. Sulla base anche della raccolta di informazioni degli abitanti del villaggio e del Mukhtar di Bajera abbiamo potuto determinare che l'uso di questo spazio cimiteriale è stato attivo almeno fino intorno agli anni 40 del Novecento, ma solo appunto anche le indagini più dettagliate permetteranno di trovare delle informazioni più specifiche sulla durata dell'area cimiteriale.
Ringraziamo il professor Brusasco e la professoressa Vezzoli e tutti voi che siete giunti alla fine di questa puntata. Quello che avete sentito oggi è solo parte delle attività di scavo e ricerca che i nostri archeologi stanno svolgendo nell'antica Mesopotamia. Se vorrete scoprire di più sugli scavi italiani in Iraq, è stato realizzato dall'Ambasciata d'Italia a Baghdad ed edito da Treccani il volume Tesori dell'Iraq, le missioni archeologiche italiane nella terra tra i due fiumi. Qui potrete trovare il racconto di tutti gli scavi degli ultimi anni, corredato da delle stupende fotografie che vi permetteranno di vedere i luoghi in cui gli archeologi stanno lavorando e le loro magnifiche scoperte. Arrivederci e alla prossima puntata.